should taste that. All of your friends have been here for too long. They must be waiting for you to move on. Ciao ragazzi, sono Ariel e finalmente siamo qui con la deck profile del Chaos Dragon. Un deck che presto riceverà nuovi supporti che sono presenti nella decklist e altri supporti che ha già ricevuto in passato. È un deck che mi piace molto e che porterò da qui in avanti e penso che nel meta potrà dire la sua. Passando alla decklist giochiamo Drago Metallico Oscuro Occhi Rossi, carta immancabile, poi una copia di Chaos Emperor, uno dei nuovi supporti, è molto utile per riciclare i draghi banditi. Poi abbiamo due Levionia, carta veramente molto forte. Lo andremo ad usare principalmente per evocare specialmente un mostro dal cimitero, oppure per spaccare due carte dell'oppo. Poi giochiamo un Galactic Spiral per fare i ranghi 8, un Octovision che si evoca molto facilmente, inoltre ci fa pescare una carta quando la utilizziamo come materiale link. Poi abbiamo 3 Luce Pulsar, carta cuore del mazzo. Grazie a lui, assieme a Zombiontore e Galaxy Serpent, possiamo evocare i due Synchro livello 8, oltre che poter evocare Re di Atun. Giochiamo i due draghetti gemelli, purtroppo sono limitati a uno, sono veramente molto forti, ci permettono di fare la combo con i Gardragon. Poi abbiamo 3 Starlight, una delle carte più forti probabilmente del mazzo, ci permette di searchare potenzialmente qualsiasi drago dal deck. Inoltre quando al cimitero possiamo bandirlo per aggiungere dal cimitero alla mano un livello 8. Poi abbiamo l'unico danger, che è l'uomo falena, si abbina molto bene allo stile di gioco del mazzo e inoltre lo giochiamo per dare più stabilità. Per il reparto Lightsworn abbiamo 3 Raiden, 3 Lumina e 2 Lumina e 2 Lightsworn. Sono la chiave del deck. Spesso inizieremo con loro la combo per millare carta al cimitero. Insieme alle loro magie, ovvero carica della Brigata della Luce e ricarica solare, andiamo a millare veramente tante carte al cimitero per poi poter evocare i nostri draghi. Oltre a loro giochiamo il Trick Clown, che si abbina molto bene. Se finisce al cimitero pagando 1000 lo possiamo evocare specialmente. Poi abbiamo The Frag Dragon, ci permette di scartare una carta ed evocarlo specialmente, quindi molto semplice. Utile perché può essere materiale per i Gardragon. Come tuner evocabili dal Needle Fever abbiamo Zombiontore e Galaxy Serpent. Andiamo a giocare Zombiontore, che in questo mazzo sta molto bene, dato che spesso si troverà al cimitero, ci basta scartare una carta per portarlo sul terreno. Galaxy Serpent è un drago, possiamo usarlo per evocare dei Gardragon, oppure appunto per evocare i Synchro livelli 8. Poi giochiamo un Omni Dragon Protaur, molto utile perché ci permette di searchare un drago dal deck alla mano. Per quanto riguarda le magie abbiamo 3 carica e 3 ricarica. Carica è molto forte perché anche se viene negata da un Ash, comunque abbiamo mandato 3 carte al cimitero, che spesso è più importante di searcharci il Lightsworn. Ricarica solare è molto utile perché comunque ci fa pescare oltre che millare carte. Poi abbiamo 2 Gerre dell'Avarizia, ovviamente in un mazzo basato molto sul cimitero e sul millare carte è d'obbligo. Una è veramente troppo rischiosa, ci capita veramente poche volte, è quasi inutile. 3 credo sia troppo, anche perché la ritroveremmo come prima mano con cui non possiamo fare nulla. 2 è perfetta. Un Foolish Burial e ovviamente un mostro resuscitato. Per quanto riguarda l'extra, partiamo con il primo, che è il Chaos Ruler, il nuovo supporto che uscirà a breve. Veramente ha migliorato parecchio il mazzo, molto utile perché ci permette di mandare carte al cimitero, oltre che aggiungere una di quelle carte mandate a patto che sia luce o oscurità. Lo andiamo ad evocare principalmente nelle prime fasi di gioco e successivamente evochiamo il Savage. A Savage andiamo ad equipaggiare praticamente sempre lo Skuldred, quindi avendo a disposizione 4 negazioni. Con gli Xyz partiamo dai due ranghi 8, numero 38 e numero 90, rispettivamente blocca
aumentano le magie e gli effetti dei mostri, oltre che il Galaxy Ice Photon Lord ci può aggiungere dal deck alla mano o dal deck come materiale Xyz per esso, sia il Galaxy Serpent che le Galaxy Cyclone che abbiamo di side. Poi abbiamo Radiatun, utile per fare combo e per portare draghi dal deck sul terreno. Lo gioco assieme alla Queen perché sono carte che magari non andiamo ad utilizzare sempre, però in determinate situazioni sono veramente utili e fondamentali. Appunto, la Queen ci permette di evocare un drago a patto che sia a livello 5 superiore dal cimitero, negandogli l'effetto. Poi abbiamo Minerva, che ci permette di millare, oltre che di pescare carte se andiamo a millare dei Lightsworn, cosa molto utile. E inoltre, se viene mandato al cimitero, milla altre carte, per ogni Lightsworn mandato al cimitero ci permette di spaccare carte sul terreno. E infine Leviair, molto utile anche lui, perché ci permette di riciclare qualsiasi mostro che abbiamo bandito e può essere usato come un ottimo extender. Come link abbiamo il Borrel Sword, che neanche a dirlo serve per otticappare l'avversario. Poi abbiamo due Skuldred. In realtà, quasi mi vergogno a dirlo, si potrebbe giocare a 3 copie. È veramente una carta rotta, veramente troppo forte. È utilissima. Se la combo va come deve andare, ne andiamo ad evocare 2 più un ipotetico Borrel Sword. Grazie a lui possiamo puntare un po' di più sulle magie, dato che andiamo a pescare 4 carte e spesso mostro resuscitato o Gere dell'avarizia riusciamo ad averle in mano anziché al cimitero. Poi abbiamo il Crystron, Alchifibrax o Needlefiber, come volete chiamarlo, e lo starter della combo è veramente forte perché ci va a richiamare dal deck il Galaxy Serpent principalmente o anche Zombientore. Poi abbiamo Armillire, che sì può dare qualche problema perché non può essere usato come materiale link, però si può aggirare il problema bandendolo per evocare metallico, cosa che vedrete anche nei replay, però lo gioco perché comunque è utile in quelle mani un po' morte perché ti permette di far iniziare la combo, evocare una carta dalla mano in più. Si può benissimo sostituire con qualsiasi altro link 2 che punti nelle sue stesse direzioni. E infine abbiamo Pisti ed Elpi. Neanche dirvi cosa fanno, sono fondamentali. Quando abbiamo loro possiamo stare tranquilli che la combo andrà a buon fine. Come side abbiamo un Drago Luce Oscurità, che è una sorta di Apollusa, è più difficile da evocare, di sicuro non la evocheremo di primo turno, probabilmente anche più forte. Servono solo 2 attributi, inoltre Drago, Luce, livello 8 lo possiamo searchare, sia aggiungerlo dal cimitero alla mano sia dal deck, penso sia davvero un'ottima carta. Poi abbiamo 3 Kaiju, in questo caso uso Radian, che è Oscurità, a 2008, che non è poco ma è fondamentale contro praticamente ogni mazzo, dall'Eldritch ad Adamantia, chiunque, qualsiasi mazzo, un Kaiju è sempre utile, è sempre fondamentale. Poi abbiamo 2 Fantasmei contro principalmente gli spam link, oltre a farci pescare una carta, ci permette anche di negare un effetto. Poi giochiamo una tartaruga elettromagnetica, che in questo mazzo troveremo spesso al cimitero e ci potrà parare da una battle phase. Poi giochiamo Galaxy Cyclone, a differenza di altre magie come il Twin Twister, gioco questa carta perché spesso la troveremo al cimitero e potrà comunque attivare il suo effetto. Fondamentale contro Eldritch, Zombie World generico, Plunder Patrol, i soliti. Veramente una carta che spacca magie o trappole ci deve essere sempre e questa penso sia la migliore per questo mazzo. Poi giochiamo Treachery Tactical Talents, una delle nuove carte che dovrà uscire. La potete sostituire anche con altre staple generiche. In questo mazzo credo che lei sia una delle migliori. Se ci viene negata una cosa con Ash o con un mostro possiamo pescare 2, oppure se abbiamo timore di un Nibiru possiamo scegliere una carta in mano dell'avversario e mischiarla nel deck. Delle volte può dare fastidio però alla combo. Poi abbiamo un Moonlight, prima con Destrudo la giocavo nell'extra, diciamo nei titolari. Adesso credo che un posto nel side comunque se lo meriti tutto, dato che è molto semplice da evocare ed è molto utile perché comunque ci va ad alzare un mostro dell'avversario che può dar fastidio.
Poi abbiamo il BLS Link, abbastanza semplice da evocare. Spesso riusciremo a far riguadagnare l'effetto di intargettabilità usando come materiale Link un livello 7 o più. Possiamo veramente renderlo un tank quindi a una copia si può benissimo giocare. Per quanto riguarda il siding, andiamo a togliere principalmente Noctovision Dragon. Volendo possiamo togliere una Luminate Lightsworn, però riducendo la percentuale di pescare ricarica solare assieme a un Lightsworn. Possiamo anche esagerare togliendo una Jara, tenendone solo una. Possiamo anche togliere un Foolish Burial. Al massimo possiamo togliere anche Omni Dragon, però gli altri eviterei sinceramente. In alcuni casi si potrebbe anche togliere il defrag assieme al Trick Clown magari. Comunque le carte di side che ho più utilizzato sono i Kaiju assieme ai Galaxy Cyclone, come vedrete, molto utili. Inoltre è un side diciamo personalizzabile. Prima di passare ai replay volevo farvi una considerazione finale sul mazzo. È un mazzo combo. Se parte primo, anche con qualche negazione, con una buona mano, riesce comunque ad andare avanti e fare la combo. E se riesce a fare la combo completa, praticamente hai vinto. È un mazzo però che può iniziare bene anche secondo, perché come detto prima riesce a resistere comunque a qualche negazione. A meno che non ci siano delle, diciamo, negazioni assolute come skill drain, e quindi anche con qualche negazione riesce ad effettuare la combo e a fare facilmente 8k o comunque prepararsi per il turno successivo. A proposito della combo volevo spendere due parole in quanto è un mazzo ormai probabilmente unico. Secondo me non può neanche essere associato al fedele perché è qualcosa che va veramente oltre la difficoltà di utilizzo, che è abbastanza alta, perlomeno saperlo giocare bene, riuscire ad evitare mani morte. È una combo che è diversa da tutti gli altri mazzi, perché non parte da una singola carta, non parte sempre allo stesso modo con le solite 1, 2, 3 carte, ma è un insieme. C'è un mazzo che al momento non è conosciuto, perlomeno questa versione nuova del 2020, ma sono convinto che questo sia un livello perlomeno rogue e spero che in futuro possa finalmente togliere di mezzo il Rocket passandogli sopra. E infatti, come notate, pur essendo un mazzo drago, non gioco Rocket. Probabilmente potrei, ma sarebbe troppo diverso, non è nello spirito del mazzo, e questo è il caos puro. E adesso, signori, vi lascio i replay.
Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere I swear. Like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun. Running, running, no. Hold on, don't let go. Running, running, no. Keep running. Told my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth. Maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run. Dangerous but it's so fun. Running, running, no. Hold on, don't let go. Running, running, no. Keep running.